Come state? Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oggi affrontiamo un argomento fondamentale per chi riceve dei sussidi da parte dello Stato o da parte dell'INPS. Quindi parliamo di ISEE corrente. ISEE corrente. Anzi, visto che siamo in argomento, qui sopra trovate il collegamento al mio sito internet e anche questo qui sotto. Prendete carta e penna, scrivetevelo, andate su Google, lo digitate e vi collegate al mio sito internet, perché là sopra vi ho lasciato dei documenti importanti che potrebbero tornarvi utili per la compilazione dell'ISEE, ok? Importantissimo. Più tante altre informazioni, PEC, come mettersi in contatto diretto telefonico con me, tante cose. Andate a farci un giro perché veramente lo troverete utilissimo. Torniamo al nostro discorso. Allora, molti lo considerano una complicazione, ma in effetti fare l'ISEE è una complicazione. Beh, diciamo che però è uno strumento molto utile. Lo si può presentare all'INPS in momenti ben precisi e ovviamente non aggiornarlo può portare ovviamente al blocco delle prestazioni essenziali, come appunto l'assegno di inclusione o l'assegno unico. E visto che siamo in periodo di compilazione dell'ISEE, farsi saltare l'assegno di inclusione, il sussidio principale del mio canale, sarebbe un vero problema. Quindi oggi faremo un brevissimo riassunto di quando è obbligatorio presentarlo e come questo documento può addirittura aiutarvi. Per capire l'importanza dell'ISEE corrente dobbiamo ricordare come funziona l'ISEE ordinario, se no non ci si capisce una mazza. L'ISEE ordinario calcola la vostra condizione economica basandosi sui redditi e sui patrimoni di 2 anni prima della presentazione. E poi tra l'altro qui apro una parentesi, non confondiamo la situazione patrimoniale con tutto il resto. Ok? Bene, torniamo al discorso nostro. Ad esempio, l'ISEE che l'ISEE che avete presentato nel 2025 si basava sui redditi del 2023, ok? Quindi quello del 2026, tornando indietro di 2 anni, fai 26, 25, 24, 2024, ok? Così ci siamo capiti. Il problema, allora, 2 punti, ci sono 2 punti, non 2 punti, ma 2 punti. Il problema, primo punto, cosa succede se nel 2024 o nel 2025 un componente del nucleo perde il lavoro o al contrario inizia a lavorare? Allora, l'ISEE ordinario basato sul 2023 non riflette più la vostra reale e attuale situazione di bisogno. Quindi parlando del 2026 si riferisce al 2024, ok? Cosa succede se nel 2024 un componente del nucleo familiare perde il lavoro o inizia a lavorare? L'ISEE ordinario basato sul 2024 non riflette più la vostra reale situazione di bisogno, ok? 2. La soluzione. L'ISEE corrente a questo punto è un aggiornamento che vi permette di utilizzare dei dati più recenti, okay, per dimostrare un cambiamento significativo e migliorare appunto l'accesso o l'importo delle prestazioni. Quindi a questo punto viene da chiederci quando l'ISEE corrente è utile. Quando è utile? L'ISEE corrente può essere presentato in 3 casistiche principali legate a cambiamenti che rendono l'ISEE ordinario non più rappresentativo della vostra situazione. Quindi abbiamo A. Variazione significativa del reddito. Quando il reddito complessivo del nucleo familiare ha subito una variazione negativa o superiore rispetto alla situazione reddituale di 2 anni prima. Questo accade per esempio per perdita del lavoro di un componente,
variazione della situazione lavorativa, risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inizio di un nuovo lavoro o di un nuovo trattamento, in questo caso a questo punto l'aggiornamento è obbligatorio. Poi abbiamo una variazione rilevante del patrimonio, situazioni in cui praticamente il patrimonio mobiliare o immobiliare, correnti, case, tutto il resto, si sia ridotto rispetto al patrimonio di 2 anni prima. Quindi, se 2 anni fa avevate un reddito alto, ma nell'anno in corso lo avete perso, ok? A questo punto, presentare l'ISEE corrente è nel vostro interesse, perché vi permette di accedere o aumentare l'importo del sussidio. L'INPS lo richiede perché ha il dovere di controllare che l'indicatore sia il più aggiornato possibile. Però se voi non lo presentate, l'INPS può sospendere la prestazione per incongruenza di dati. Quindi fate molta attenzione. Infine, occhio alla validità. L'ISEE corrente non dura in eterno e ogni tot mesi bisogna aggiornarlo. Quindi chiedete bene al vostro consulente fiscale quando è il momento di aggiornarlo per ovviamente rappresentare la vostra situazione più attuale. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Oggi volevo informarvi velocemente per quanto riguarda la DSU e l'ISEE, visto che tanto siamo in argomento, ok? Ricordatevi che il decreto lavoro, quello del 85 del 2023, aveva tirato fuori una novità. Aveva portato alcune modifiche nell'assistenza alla compilazione del DSU ISEE, quindi questo vuol dire che in alcuni casi, che poi dopo vi spiego meglio, i CAF, consulenti del lavoro, consulenti fiscali, commercialisti, tributaristi, eccetera, eccetera, possono richiedere il pagamento di una cifra in denaro per la predisposizione della DSU che viene compilata oltre la prima. In pratica cosa succede? Che l'assistenza dei consulenti fiscali nella compilazione della DSU successiva alla prima, che non contiene delle variazioni del nucleo familiare, non è più gratuita e bisogna pagare un importo che potrebbe arrivare fino alla bellezza di 25 euro. E allora in quali casi si dovrà pagare per la DSU? Molto brevemente, tutti coloro che si faranno compilare la DSU dal consulente fiscale, nel caso in cui ci sarà per esempio la variazione del reddito familiare o personale o per altri motivi, saranno comunque tenuti al pagamento del servizio svolto. Mentre invece le nuove DSU per la variazione della compilazione del nucleo familiare rimarranno gratuite. Ok? Quindi mi raccomando, visto che siamo in periodo di compilazione dell'ISEE, cercate di farlo giusto, di non fare pacciocchi perché poi se lo dovete cambiare diventa un grande casino. Quindi a questo punto avete due opzioni, anzi tre. La prima, cercate di farlo giusto, così risolviamo il problema. Secondo, imparate a farvi la DSU da soli tramite il sito internet dell'INPS, ovviamente ci va lo SPID, il CIE, CNS, CNC, CIUC, SPIC e SPAN, tutte quelle menate là. Oppure terzo, se ci sono delle variazioni che non riguardano il nucleo familiare, dovrete pagare fino a massimo 25 euro. Quindi fatevi i vostri dovuti conti. E meno male che l'ISEE serve per le prestazioni sociali. E io parlo. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!